noi trapassiamo, quindi non moriamo, trapassiamo, e noi lasciamo in 36 ore il nostro corpo fisico. Che bella notizia. Dopodiché lo lasciamo qua, il nostro corpo fisico lo guardiamo dicendo, cazzo, mi sono tolto sta scarpa, pensavo fosse molto di più, e invece la scarpa ti sei tolto. Benissimo. Che succede? Che rimani in un corpo astrale e in un corpo mentale. Questo corpo astrale entra in un mondo che ha tutte le sue leggi, ha tutto il suo modo, vedi in un modo diverso, anche perché tutto è molto più veloce e anche tu, diciamo, con la tua forza del pensiero, barra emozioni, costruisci la realtà in modo molto più rapido. Allora, il corpo astrale a un certo punto è di questo mondo che è un mondo, siccome io sono uscito in corpo astrale, ho avuto diverse esperienze totali, quindi lo racconto non perché ho letto dei libri, lo racconto perché questa cosa la conosco, mi è successa. Però le parlo così perché in realtà non è che è così, così, come posso dire, speciale, è che c'è poca conoscenza purtroppo anche veramente e si raccontano mille casini per spaventare o meno. Niente di che entriamo in un mondo che però è molto più rapido, noi proiettiamo anche velocemente i nostri bisogni profondi, le nostre proiezioni, quindi molto ce la raccontiamo. Cioè, nel senso che entriamo in una prima fase del dopo la trapasso in cui noi, dopo aver visto diverse cose nella nostra vita per una piccola parte, noi in qualche modo li buttiamo fuori tutto quello che è il nostro inconscio, le nostre proiezioni, attaccamenti. Più uno ce ne ha di attaccamenti, più è forte il disagio che ha avuto, più questa proiezione è forte. Quindi fai finta, non so, un beone che ha sempre tutta la vita bevuto, era intossicato di questo, esce e in qualche modo cerca di immaginarsi che costruisce ancora il vino e che beve e troverà una situazione in cui berrà. Certo che non sarà mai soddisfatto perché non c'ha il corpo quindi è tutta un'immaginazione che crea e starà in questo piano tanto quanto questa cosa gli servirà per comprendere dei livelli della sua realtà di dipendenza, eccetera. I corpi astrali sono 7, quindi questo ultimo corpo che è più vicino al corpo anche terrestre, in qualche modo il più grossolano, il più forte, lui rimane lì perché è stato tanto attaccato a questo. Per mollarlo ci vorrà tempo. Bene, vi do una brutta notizia perché noi moriamo nel corpo astrale, cioè incominciamo come una specie di sfogliamento a cipolla a perdere questi corpi lentamente. E come moriamo sul corpo fisico, noi avremo delle spoliazioni, diciamo, del corpo astrale fino a 7 gradi che poi sono i 7 chakra, sono i 7 livelli di emozioni. Quindi più chi è stato attaccato a delle paure, delle cose, le ricrea. Ora, vedete che non c'è un inferno, un paradiso, ma noi abbiamo un potere di ricreare, quindi è sulla suggestione di ciò che noi abbiamo creato che ricreiamo. È un po' come qua, no? Se tu vivi una vita d'inferno e pensi che tutti ti entrano in casa perché ti devono rubare, vivrai tutti come ladri. Cioè, in un certo senso, quanto è potente la nostra suggestione? È potente fino a un certo punto, di là ancora di più. Quindi la brutta notizia è che di là, purtroppo non avendo un corpo fisico, proiettiamo molto. Ma perché vi racconto queste cosucce così divertenti da te che possiamo fare? Perché è una bella notizia, tanto noi continuiamo, cioè non è che la cosa finisce così. Secondo, la brutta notizia è che abbiamo una piena responsabilità di come noi viviamo le nostre emozioni, perché tutto questo poi ce lo stiamo già portando, di cui gli effetti che abbiamo adesso sono dovuti a questo, ma ce lo portiamo anche dopo. E non c'è una giustizia o i messi del karma che ti vengono lì, non esiste questa cosa, c'è un equilibrio di principi universali che lavora in questo modo, in modo osmotico, con un equilibrio che lega tutti gli universi, quindi c'è poco anche da chiedersi se esistono qualcosa. Respira e guarda fuori dalla finestra e dice, ok, ho già capito, come cazzo fa un pianeta a stare in mezzo con tutta la vita che si sta vivendo e tutti i micro, macro, cosmi, organismi che sono tutti d'accordo? Scusa. Bene, che succede? Che questi corpi di dolore, questi corpi pesanti, questi corpi impregnati, non so, nel fatto di essere uno che ha ammazzato e quando finisce, no, ha pure di essere ammazzato, quindi andrà in un mondo, tutti lo rincorrono come un sogno, come un incubo, certo che non è divertente, ecco perché ne parlano che sono gli inferni, perché non è divertente fare questo periodo così, certo però se quello è l'insegnamento che devi imparare, non c'è qua positivo o negativo, c'è esperienza utile per fissare la coscienza sempre a livelli più alti. Ok, questo corpo viene mollato come un elemento a sé stante, tu ti sganci da questo corpo e però non è che finisce subito, ha vita propria. Quindi incominci ad avere una vita propria che da te che anima stai continuando il tuo percorso, però rimane nel campo, così come delle feci di un animale che rimane lì e puzza ancora. Ok? E questa cosa influenza i piani bassi astrali, ma siccome sono vicini a quelli terrestri, in qualche modo influenza tutti i piani anche terrestri. Questi involucri vengono chiamati in diverse lingue del mondo in diversi modi. C'è chi li chiama i voladores, c'è chi li chiama fantasmi,
c'è chi li chiama, come dire, larve, cioè sono come, immaginate, delle specie di energie di forma, di pensiero coatto, sofferto, che in qualche modo rimane come memoria di vita propria. Ecco che quando entriamo in una casa e abbiamo a che fare con una di queste memorie, non abbiamo a che fare con l'anima del trapassato che è ancora lì, che smena perché vuole rimanere in quel castello, ma arriviamo a fare una persona che ha della sofferenza dell'energia della persona che ha vita propria, che sta lì. Quindi quell'energia lì è disgregabile, perché è meno potente di un'anima che rimane, che ha tutti i suoi motivi. Il fantasma cosiddetto, quello con le catene che si gira, quelle robe lì, quindi sono delle memorie che sono rimaste. Non è una cosa che parliamo di robe strane. È come dire in una casa dove uno si è suicidato o uno anche è rimasto per un periodo ha sofferto, sentiamo quella sofferenza, quella memoria rimasta e ha una vita a sé stante. E come le credenze anche, le credenze sono delle egregore, sono delle forme pensiero che generano dei campi di forza che diventano forza a sé stanti. Il pensiero del nazismo era un'egregora che è diventata tutto un credo che è al di là del fondatore, ma che vive di vita propria e che deve nutrirsi di credenze e la gente incomincia a essere ipnotizzata da tutto questo livello di credenza fino al punto in cui segue qualcosa che non sa più neanche che cosa sta seguendo. E mi permetto da dire, molte religioni, anche con queste credenze così forti, portano a questo aspetto. Abbiamo appena passato un Covid, lascio a voi il discorso, diciamo, vaccino o non vaccino, ma la credenza potente che a un certo punto la gente è andata tutta un po' fuori di testa, avete notato un po' il livello che era, sulla base di una cosa che al seno di poi possiamo dire potremmo un attimo riquadrarla. Ora, quanto l'uomo è manipolabile, quanto l'uomo è suggestionabile, quanto l'uomo è influenzabile, sono le interferenze non solo di questo mondo, ma sottili, che lavorano con egregore, con larve intorno, con memorie collettive, pensieri collettivi. Quindi tu che sei al centro di questo gran casino, quando pensi di essere tranquilla, invece hai dei pensieri che ti buttano giù e ti buttano ancora più giù, dici oggi sono così, prova sempre a riflettere che non sei solo tu che stai facendo queste cose, ma ti stai azzeccando a energie che sono anche esterne. Quindi purtroppo non sei da sola. Sei in buona compagnia o in male compagnia e sta a te a capire cosa vuoi nutrire, perché se inizi a nutrire quei meno, vai sotto i meno, 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 meno. Aspetta, di là ci sono queste specie di larve che continuano a ricercare quell'energia perché si nutrono ancora di questa energia. Ci sono anime che sono realmente in questo spazio che se vedono uno che ammazza un altro, siccome quell'energia lo nutre, andranno lì e suggeriranno di ammazzarlo. Quindi è una coalizione di forze, come se fossimo davanti a un pollaio dove due polli si scontrano e tutti intorno dicono sì, ammazzalo, quelli lì, ecco, quella roba lì, come uno stadio, no? Quello che fa il gol, gol! Ecco, tu non sei da solo quando incominci ad avere dei pensieri, ma incominci a nutrire diverse forze. Quindi, ahimè, ahimè, qua c'è una brutta notizia per tutti noi, nel senso che abbiamo una grossa responsabilità di capire che quando iniziamo a immettere un'emozione e la continuiamo a coltivare, o un vizio anche, continuiamo a coltivarlo, non siamo solo noi che lo coltiviamo, c'è qualcuno che gode di questo vizio. Perché è come tu vai da un'amica, tu vuoi smettere di fumare, vai con le amiche tutte quante che le amiche vogliono, stanno ancora fumando, e tu dici, ma che cazzo fai? Smetti di fumare. Dicono, vabbè, smetti di fumare. Ma no, dai, non fai la scema, fai una sigaretta con me, no? Ecco, ecco, iniziano tutti quanti, i campi, no? Ma dai, per una sigaretta cosa vuoi che sia? A parte una sigaretta vuol dire riprendere. Ecco, è un po' funziona così, no? Perché vuol dire che mi senti la mia amica, dai, vuol dire un modo per stare insieme. Faccio l'esempio del fumo, che può essere dell'alcol, come può essere la pornografia, come può essere qualsiasi, che ne so, avere il potere, avere i soldi, cioè ognuno ha il suo campo. Quindi, quindi non siamo soli, stiamo nutrendo delle forze e delle forze nutrono noi, una specie di suggestione che può essere quasi ipnotica a diversi livelli. Ecco il mondo dei sogni. Noi stiamo infatti sognando continuamente e quando moriamo, se non abbiamo abbastanza coscienza, entreremo in un mondo simile a un sogno che va avanti per un percorso finché poi vai, disgreghi tutti i piani astrali, disgreghi i piani mentali con la stessa logica, vai in coscienza suprema e ricostruisci i corpi e ti rincarni. Che bella storia. E questo l'abbiamo fatto milioni di vite. Che bello, applauso a tutti voi, perché se siete in un corpo umano siete avantissimo, perché avete passato tutti i livelli della struttura della materia, dei vegetali, degli animali, fino ad arrivare a questo corpo, che suggera diversi livelli. Non volevo esagerare con questo discorso che è spirituale, non è religioso. Se andate a studiare profondamente tutti i grandi maestri vi diranno questo che ho detto io,
Quindi come vedete non c'è che dice questo ha ragione, quello ha torto, e semplicemente se non lo trovate in molte religioni è perché è stato in qualche modo omesso questo discorso, niente di particolare. Ma noi che ci frega di sta roba se dobbiamo vivere nel qui e ora? Beh, in un certo senso dà sostanza alla responsabilità di tutti i giorni, cioè non possiamo sottovalutare il fatto che se muoviamo un pensiero, questo pensiero crea tutta una serie di robe e se muoviamo un'emozione e la continuiamo a reiterare, questa cosa ce la ritroviamo fra poco. Cioè, a me questa roba mi porta nel qui e ora, mi porta nella piena responsabilità di cercare di sciogliere velocemente tanti punti, di evolvere, di fare esercizi per aumentare la vibrazione, per gestire tutti questi livelli di voci pretenziose, interferenze, cioè ti porta a fare un cammino. Fai quello che vuoi, vedrai che in tutti i cammini ti danno le stesse cose. Quindi, cioè, il nulla è con noi, cioè quel nulla non esiste, non esiste un niente che crea qualcosa, c'è un tutto che si collega. Questo